Ciao a tutti e benvenuti al corso di fotografia online e gratuito di Player 2 Lighting. Io mi chiamo Carlo Orlandi e sono un VFX compositor per cinema e televisione e un fotografo. In questo primo episodio rinnovato del corso di fotografia voglio darvi davvero pochi consigli sull'acquisto della vostra prima macchina fotografica. Innanzitutto è importante sapere che non dobbiamo spendere quantità mostruose di soldi per l'acquisto della nostra prima macchina fotografica. Non abbiamo bisogno di una macchina fotografica full frame né abbiamo bisogno di una macchina super professionale. Per fare belle fotografie ci basta avere una macchina fotografica di fascia economica, quelle pensate per un uso amatoriale chiamate anche entry level. In realtà queste macchine fotografiche vanno benissimo per iniziare e anche per continuare per molto tempo e niente ci impedisce di utilizzarle anche per ingaggi professionali. E se volete una ulteriore riprova di quanto sto dicendo potete andare a vedere le fotografie che pubblico sul mio sito personale o sui miei account di Instagram, Flickr o Facebook. Tutte le fotografie che pubblico sono scattate con 3 macchine fotografiche che sono tutte e 3 entry level e anche sono un po' vecchiotte, infatti non sono più in produzione, e sono la Canon EOS 450D che utilizzo anche spesso per i video del corso di fotografia, la Canon EOS 550D che sta in questo momento facendo il video e la Canon EOS M che è la più vecchia delle mirrorless della Canon e che utilizzo spesso quando sono in viaggio. E queste macchine fotografiche mi hanno sempre permesso di scattare le fotografie per i miei progetti personali e anche per ingaggi professionali, e le fotografie che faccio spesso le stampo anche in formati grandi come 20x30 cm o 60x50 cm, insomma anche in formato poster le fotografie hanno una qualità sufficiente per poter essere stampate. Quindi come vedete non c'è niente che ci impedisca di utilizzare una macchina fotografica a livello anche più professionale, anche se viene venduta come una macchina fotografica amatoriale. Questo perché la vera differenza non la fa il corpo macchina, ma la fa il fotografo dietro al corpo macchina e quanta esperienza e quanto gusto e quanto studio ha nella fotografia. Parlando di dove spendere soldi, vedremo tra un attimo che se proprio vogliamo spendere soldi c'è una cosa in particolare che vale la pena, su cui vale la pena investire maggiormente rispetto al corpo macchina. A questo punto possiamo, volendo, quando dobbiamo comprare la nostra prima macchina fotografica, prendere un foglio di carta e cominciare a segnare alcuni punti fondamentali che vogliamo siano inclusi nell'acquisto che vogliamo fare. Prima di tutto dobbiamo capire che tipo di utilizzo facciamo della nostra macchina fotografica. Infatti potremmo pensare di utilizzare la macchina fotografica principalmente in una stanza o uno studio fotografico per fare fotografie di oggetti o fotografie di ritratti. Potremmo voler utilizzare la nostra macchina fotografica per eventi come matrimoni oppure serate in discoteca, oppure potremmo voler utilizzare la macchina fotografica per averla sempre con noi e scattare fotografie in viaggio oppure anche quando siamo in giro per la città quotidianamente. E tutte queste diverse tipologie di utilizzo ci fanno capire che tipo di macchina fotografica stiamo cercando. Quindi stiamo cercando una macchina fotografica che ci dia una grande versatilità, oppure stiamo cercando una macchina fotografica che sia il più piccola possibile, oppure stiamo cercando una macchina fotografica che ci permetta di avere per esempio la possibilità di fare un grande zoom per andare a inquadrare oggetti molto lontani, oggetti o animali molto lontani. Tutte queste domande che ci possiamo porre ci aiutano a capire quale genere di macchina fotografica è più adatta come primo acquisto nel campo della fotografia. Sul nostro foglio dove segniamo le caratteristiche della nostra macchina fotografica ideale è utile anche scrivere un limite nel budget. Infatti in questo modo possiamo cercare di non farci influenzare troppo dalle pubblicità o dagli amici, rimaniamo su un prezzo abbastanza adeguato, e nel caso se riusciamo a risparmiare un po' sulla macchina fotografica potremmo investire sull'acquisto di alcuni accessori. Al tempo, circa 7 o 8 anni fa, quando feci il primo episodio del corso di fotografia, si chiamava Consigli sulle reflex, dato che in quel periodo erano soprattutto le reflex il tipo di macchina fotografica che si poteva acquistare, che conveniva acquistare. Ma attualmente il mercato si è evoluto molto come tipologie e infatti in questo caso la puntata si chiama Consigli sull'acquisto della prima macchina fotografica, perché in realtà di tipi di macchine fotografiche ne esistono molte.
E adesso facciamo una veloce panoramica, ma dedicheremo alcuni episodi anche a parlare singolarmente delle varie tipologie. I tipi di macchine fotografiche che esistono sono le compatte, le macchine fotografiche che esistevano anche all'inizio dell'era digitale della fotografia, sono macchine fotografiche piccole, di solito con funzioni solamente automatiche. Negli ultimi anni sono comparse anche macchine fotografiche compatte professionali. Queste macchine rimangono molto piccole, ma ci permettono il controllo manuale di tutte quante le variabili che compongono una fotografia, e questo nello studio e anche nell'esecuzione della fotografia è un dettaglio molto importante. Dopodiché dal mondo delle compatte ci spostiamo al mondo delle macchine fotografiche bridge. Dal nome capiamo che sono un ponte tra le macchine fotografiche compatte e il mondo delle reflex. Le bridge hanno solitamente un aspetto simile alle reflex, ma hanno la caratteristica di avere l'obiettivo non intercambiabile, quindi l'obiettivo è fuso insieme al corpo macchina, e solitamente questo tipo di macchine fotografiche hanno un grande fattore di ingrandimento, quindi possiamo fare molto zoom delle nostre scene, ed è un tipo di macchina fotografica che è consigliabile per chi sa già che non vuole andare a affrontare il mondo delle macchine fotografiche reflex con la possibilità di cambiare gli obiettivi. Se sappiamo che non ci interessa cambiare obiettivi, che vogliamo solo avere una macchina fotografica un po' tuttofare, le macchine fotografiche bridge sono molto utili, anche perché hanno questo fattore di zoom molto ampio e contemporaneamente ci offrono la possibilità comunque di gestire tutti i fattori, tutte le variabili delle nostre fotografie in maniera manuale, e questo vedremo nei prossimi episodi del corso di fotografia. È una cosa molto importante quando studiamo appunto la fotografia. Dopodiché, dopo le bridge, passiamo alle reflex, che sono le macchine fotografiche più diffuse. Le reflex hanno da una parte il corpo macchina, ovvero la reflex in se stessa è soltanto il corpo macchina. Al corpo macchina dobbiamo aggiungere gli obiettivi, che sono intercambiabili. Le macchine fotografiche reflex si chiamano così perché al loro interno, riesco ad aprire il tappo, al loro interno c'è uno specchio. Questo specchio ci permette di vedere attraverso il mirino precisamente quello che vede l'obiettivo, quindi si chiama un tipo di mirino ottico, perché non ci affidiamo a niente di elettronico, ma anche da spenta la macchina fotografica, se guardiamo attraverso il mirino con la macchina fotografica spenta, vediamo effettivamente la scena che potremmo fotografare. Dopodiché c'è la tipologia più nuova di macchine fotografiche, che sono le mirrorless. Le mirrorless sono essenzialmente una reflex a cui è stato tolto questo specchio all'interno, infatti sono mirrorless senza specchio, e quello che abbiamo quindi è una macchina fotografica molto più compatta con le stesse caratteristiche di una reflex, e solitamente abbiamo o un mirino elettronico, oppure, come nel caso della Canon EOS M, non abbiamo direttamente il mirino. Anche per le mirrorless vale lo stesso discorso di avere obiettivi intercambiabili, quindi possiamo scegliere quale obiettivo attaccare al nostro corpo macchina. Nella descrizione di questo video e sull'articolo nel sito di Player 2 Lighting www.player2.com trovate una lista di proposte di kit fotografici per chi vuole comprare la propria prima macchina fotografica. Questa lista è suddivisa in diversi stili fotografici, quindi per esempio per chi è interessato di più alla ritrattistica, per chi è interessato di più alla fotografia macro, street photography, oppure per chi ha bisogno di una macchina fotografica, di un kit compatto se vuole fare fotografie in viaggio. In questa maniera, se avete già un'idea di che cosa state cercando, in questa lista vi sarà più facile trovare varie proposte, e le varie proposte sono anche suddivise nelle diverse marche dei produttori fotografici. Avrò cura nel corso degli anni di mantenere questa lista il più aggiornata possibile, con un buon bilanciamento tra modelli nuovi e un prezzo contenuto. Se ne avete la possibilità, vi consiglio di andare a provare in un centro commerciale o in un negozio di fotografia le macchine fotografiche che avete adocchiato. Infatti, se da una parte ci sono caratteristiche che possiamo capire leggendo le schede tecniche da internet, altri aspetti delle macchine fotografiche, come la dimensione, il tipo di materiali con cui è costruito, anche la disposizione dei tasti, non possiamo sapere se ci piacciono e se ci sono comodi fino a quando non abbiamo tra le mani la macchina fotografica. E visto che questo è un tipo di acquisto che è augurabile non facciamo molto spesso, conviene stare attenti anche a questi piccoli dettagli.
Se decidete di acquistare una mirrorless o una reflex, tenete in considerazione che è meglio investire più che sul corpo macchina sugli obiettivi. Infatti i corpi macchina tendono a svalutarsi molto in fretta. Se oggi compriamo un corpo macchina, tra qualche mese potrebbe uscire un nuovo modello che lo sorpassa come qualità di messa a fuoco, come risoluzione, e aggiungendo varie nuove tecnologie e funzioni. E a questo punto l'attrezzatura che abbiamo già ha un valore minore nel caso anche la volessimo rivendere. Al contrario, invece, gli obiettivi mantengono il loro valore per molto tempo e anzi molto spesso vengono utilizzati con corpi macchina recenti degli obiettivi precedenti anche all'era digitale, perché molte volte questi obiettivi sono costruiti con ottimi materiali, soprattutto con lenti molto buone che ci permettono di avere foto nitide, ci danno libertà in alcuni aspetti delle nostre fotografie e soprattutto grazie al mercato dell'usato spesso è anche possibile trovare lenti vecchie buone a un prezzo più abbordabile. E per concludere questo episodio voglio darvi solamente altri 2 consigli. Il primo dei 2 è quello di studiare ed esercitarvi il più possibile. E quando dico studiare non intendo in senso scolastico, ma intendo di sfruttare le enormi risorse che abbiamo a disposizione grazie a internet. Infatti gratuitamente possiamo trovare una quantità di informazioni grazie a siti o grazie a tutorial e video su YouTube, con i quali è molto facile diventare autodidatti nel campo della fotografia. Chiaramente seguire un corso aiuta sempre, in questo caso potete seguire un corso sia di persona vicino a dove abitate e sia potete utilizzare il corso di Player 2 Lighting, sia la versione vecchia che è quella che sto adesso cominciando a ricostruire e sia tutti gli altri corsi che esistono su YouTube. Insomma, se vogliamo imparare abbiamo tantissime fonti da cui possiamo apprendere quanto più vogliamo sulla fotografia. Per quanto riguarda l'esercitarvi, quello dipende tutto da voi. È importante però di non scoraggiarvi alle prime difficoltà e soprattutto di trovare quel campo della fotografia, quel tipo di fotografie che vi danno piacere. Non sperimentate, ma non forzatevi a fare fotografie su generi che non vi piacciono, che non vi convincono. Trovate quel tipo di fotografia che vi rende felice scattare e rivedere e vedrete che non avrete problemi a diventare dei maestri della fotografia. E infine voglio darvi il consiglio di iscrivervi a un gruppo fotografico, trovare oppure amici che scattano fotografie, oppure iscrivervi a un forum di fotografia se non avete il tempo o il modo di frequentare altri gruppi di fotografi. E per quanto riguarda i forum di fotografia, potete visitare su player2.com/forum il forum della comunità di Player 2 Lighting, dove trovate me e tanti altri appassionati di fotografia. Parlare con altre persone, confrontarsi con altre persone può essere un'esperienza un po' difficile, soprattutto all'inizio quando si ricevono critiche, ma è sempre utile essere valutati anche da altre persone e riuscire anche a capire attraverso le critiche o i complimenti delle altre persone cosa ci piace delle nostre fotografie e cosa invece vogliamo migliorare. Per questo episodio è tutto, ma nei prossimi video abbiamo ancora tantissimo di cui parlare sui diversi tipi di macchine fotografiche, sulle loro caratteristiche e poi naturalmente su tutto ciò che dobbiamo imparare per fare delle belle foto. Grazie per aver visto questo episodio e ci vediamo al prossimo!